Nella puntata precedente sono arrivato a Trento, in Trentino, una bellissima città. Ho visitato la città e imparato tantissime cose. Sono anche stato in un buonissimo ristorante e la vista era fantastica. Oggi continuiamo a visitare la città con la neve. Raga, non mi aspettavo assolutamente che nevicasse. Io non ho le scarpe adatte, non ho i vestiti adatti per la neve. Ma il meteo diceva pioggia, non diceva neve. Troviamo una soluzione. Buongiorno comunque. Comunque questa è la colazione che ho deciso di prendere. E ho preso un bel panino con il prosciutto e il formaggio perché mi piace tantissimo a colazione. Poi questo fantastico strudel, ok, che è davvero buono perché l'ho mangiato anche ieri. Spremuto d'arancia, macedonia e ovviamente un bel espresso. È una colazione molto buona. Ah, e scusatemi per il casino qui, ma stavo facendo cose. La neve è bellissima, anche se ho rischiato di cadere 20 volte. Buongiorno a tutti. Adesso stiamo andando al Castello del Buon Consiglio, che è un castello bellissimo con la Torre Aquila, che è una torre dove ci sono appunto dei cicli di affreschi molto belli che rappresentano i mesi. Quindi vi farò vedere tutto questo e andiamo. Eccoci arrivati al Castello del Buon Consiglio. È enorme. Il castello è stato edificato con funzioni difensive intorno al 1200 e in un primo momento era la residenza dei principi vescovi di Trento. È composto da una serie di edifici di epoca diversa, racchiusi in una cinta muraria. All'entrata del castello troviamo un piccolo museo con molte informazioni sulla storia di Trento, partendo da Tridentum, città romana. Troviamo anche l'antichissima Tavola Clesiana, che contiene l'editto di Claudio, quarto imperatore romano della dinastia Giulio-Claudia del 46 d.C. Questo editto concedeva la cittadinanza romana agli Anauni, un antico popolo alpino che abitava in Trentino. Ora andiamo a visitare la Torre Aquila. Per arrivare bisogna attraversare questi lunghi corridoi che presentano queste feritoie, dato che il castello ha avuto scopo di difesa per molto tempo. La torre risale al XIII secolo e all'interno troviamo un bellissimo ciclo di affreschi chiamato Ciclo dei Mesi. Entrati nella stanza degli affreschi si rimane incantati. Ogni affresco rappresenta un mese dell'anno e il passare delle stagioni. Queste opere descrivono la situazione economica, sociale e politica del Trentino tra il 1300 e l'inizio del secolo successivo. È molto interessante vedere come la prospettiva non viene rispettata. Infatti ogni personaggio ha una propria dimensione in base alla sua importanza. Infatti i nobili sono sempre più grandi, mentre i contadini sono più piccoli, ma comunque più grandi dei cavalli, perché più importanti. Molto interessante è il mese di gennaio, dove vediamo i nobili impegnati in una battaglia a palle di neve, ed è anche il primo affresco conosciuto che rappresenta un territorio innevato. Purtroppo il mese di marzo è andato perso in un incendio, ma comunque gli affreschi sono incredibili. Poi ho visitato la parte più rinascimentale del castello.
ragazzi, allora la visita al castello è stata bellissima. Adesso non nevica più, però sta piovendo un po'. E adesso sto andando a pranzo, anche se è mezzogiorno, ma tanto qui si mangia presto. Quindi sto andando al ristorante, in questo ristorante che si chiama Antica Trattoria dei Due Mori, che è una trattoria tradizionale per provare comunque cibo tradizionale di Trento e del Trentino. E ho anche molta fame, quindi non vedo l'ora di arrivare. Ah, e comunque fa freddo, davvero, tanto freddo. Infatti non sento le mani per niente. Sono stato sfortunato perché il ristorante dove volevo andare è chiuso perché stanno recuperando dei giorni di riposo, e quindi per questo motivo ho un piano B, perché l'hotel mi aveva dato una lista di ristoranti in cui potevo andare e ho trovato un altro ristorante tradizionale che si trova comunque qui a solo 200 metri, che si chiama Forster Brau, una cosa del genere, dove appunto fanno sempre piatti della tradizione trentina. Quindi per questo motivo adesso andiamo lì e vediamo. Iniziamo il pranzo con un bel pretzel caldo, era buonissimo. Dopo ho preso un piccolo tagliere di formaggi locali e dei tortelle de patate, che sarebbero tipo degli hash browns. Poi ho preso i famosissimi canederli, che sono gnocchi di pane realizzati con pane raffermo, speck, pancetta e trentingrana, un tipo di formaggio. Vengono serviti in brodo caldo ed erano perfetti per la giornata freddissima. Ok ragazzi, ho appena finito di mangiare, sono pienissimo, devo imparare a controllarmi, però era tutto così buono e quindi è sempre difficile. Guardate che bel panorama che c'è dietro di me, vero Comunque, adesso stiamo andando al museo, che è un museo di scienza e tecnologia, ma l'architettura di questo museo è davvero molto interessante. Infatti è stato progettato da Renzo Piano, un architetto italiano molto famoso in tutto il mondo. Prego. Prego viene usato in italiano non solo come risposta a grazie, ma anche per far passare qualcuno. Qui c'era una macchina che mi stava investendo, quindi ho detto prego per farla passare. E quindi adesso vi porto lì. Niente, andiamo. Benvenuti al MUSE, il Museo di Scienze e Tecnologie di Trento. Vi lascio una foto del Muse d'estate, bellissimo. Il Muse è stato progettato dal famosissimo architetto italiano Renzo Piano e ha un'architettura molto moderna. Ha aperto nel 2013 e accoglie tantissimi visitatori ogni anno. Il percorso inizia al piano -1, dove c'è un'esposizione sulla storia della vita. Quindi è possibile ripercorrere tutto il viaggio della vita sul nostro pianeta grazie a grafici, fossili e ricostruzioni. Al piano 0 troviamo la scienza interattiva, dove i bambini possono divertirsi con piccoli esperimenti scientifici di chimica, fisica e biologia. Al primo piano troviamo invece la storia dell'evoluzione umana. Al secondo piano una bellissima esposizione più recente sui rischi del cambiamento climatico e cosa possiamo fare per contrastarlo. Era davvero molto interessante. Benissimo, ho finito la mia visita al museo, è stato davvero bello, mi è piaciuto un sacco. Se siete a Trento vi consiglio assolutamente di andarci, e adesso andrò a prendere il treno per dirigermi nella prossima città, questa volta in Alto Adige. Infatti andiamo a Bolzano. Io come sempre spero che questo vlog vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel mi piace. Non so se ve ne siete accorti, ma sono davvero stanchissimo perché tutto il giorno che cammino e ho costantemente paura di cadere. Comunque lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo a Bolzano. Ciao! Nella prossima puntata!
Andiamo a Bolzano, in Alto Adige, una città bellissima anche se non sembrava di essere in Italia. Conosceremo la città, impareremo la sua storia complicata, incontreremo Ötzi, un simpatico signore del 3100 a.C., mangeremo benissimo, compreremo prodotti tipici, prendiamo la funivia. Basta. Troppi spoiler. Presto su Teacher Stefano.